Io credo che forse questa cosa l'avevo già detto, il rischio di essere ripetitivo, ma è quello che mi viene da pensare partita dopo partita guardando il Milan ed era un qualcosa che prima accadeva soprattutto con le squadre di medio-alta classifica. Oggi il Milan lo ripropone anche col Verona. Il Milan ha una capacità, per me è un'abilità a tutti gli effetti, quella di massimizzare. Il Milan riesce a massimizzare da quello che crea. E oggi è lampante come nel primo tempo, no? Attenzione, per me scientemente, volutamente, soprattutto a riprova di quanto era capitato in altre partite dove il Milan magari contro le piccole costretto a fare la partita, no? Si esponeva e poi magari o una transizione o comunque delle defiance difensive, no? Un fatto di non essere mentalizzati li portava a subire gol. Il Milan oggi nel primo tempo dice non abbiamo nessuna fretta, non abbiamo bisogno di portare tanti uomini nella metà campo avversaria, anche a costo di fare una partita dove escono fuori tre tiri, nessuno verso la porta. E infatti il primo tempo stava andando così, proprio asciutto. Calcio d'angolo, gol. Milan vince la partita. Punto. Chiuso. Stop. Il Milan massimizza. E secondo me di questa cosa è cosciente Allegri, più di tutti. E ribadisco, la volontà del Milan oggi era proprio questa, di trovare il modo, prima o poi, di fare il passettino in avanti e poi, no, stare sempre lì accorti. E poi attenzione, il Milan, bisogna dirlo, è il secondo attacco del campionato. Il Milan segna, cioè il Milan non ha difficoltà a trovare gol. Uno può pensare, ma non hanno attaccato, non c'è il centravanti, ma la qualità del gioco d'Allegri è sempre il solito. No, il Milan segna. Il Milan è il secondo attacco del nostro campionato. E adesso ritrova anche un Kunku. Perché questa, per quanto mi riguarda, è la prima vera performance positiva del ragazzo, assolutamente positiva. Non per i gol, ma come grazie a quest'ultimi sia poi riuscito anche a entrare attivamente nella manovra. La giocata che il passaggio che fa all'off to cheek, per me quello vale più del gol. Vale più del gol. Lì vedi un ragazzo che poi è sbloccato ed è coinvolto. Ne parliamo e come se lo facciamo, signori miei. Prima, come al solito, voglio invitare a spolliciare per soddisfare l'algoritmo. Iscrivetevi se volete seguire i prossimi contenuti. E fra poco inizia la partita del Napoli. Oggi, sacco, stasera c'è l'Inter. Vediamo se riesco. Guarderò anche il Bologna. C'è un dente che mi sta torturando e oggi sono sotto antinfiammatorio e antibiotici. È un casino. Perdonatemi, non sono al meglio. E non riesco neanche ad alzare molto la testa, me ne rendo conto, scusate se non vi presto l'attenzione totale. E niente, trovate in descrizione i vari profili, grazie signori miei, grazie per il vostro supporto. Sì, da dove vogliamo partire? No, perché ho sentito anche nel finale lo stesso telecronista ancora una volta dire no, anche partite difficili, sofferte, il primo tempo è stato complicato. No, di complicato io non ci ho visto nulla perché il Milan non ha subito un tiro in porta, se non nel finale col gol annullato per il fallo su Magnano fuori gioco, non ci ho capito bene, mi pare fallo su Magnano, ma partita completamente andata e soprattutto ribadisco, anche nel primo tempo dove il Milan non creava ma per me è un chiaro volere quello di non portare tanti uomini nella metà campo avversaria. Però il Milan allo stesso tempo non è che tu dici no, ha patito, ha sofferto, no, assolutamente, assolutamente no. E, e poi ribadisco, poi il gol arriva. Allegri parte da questo concetto, il gol arriva. E infatti anche in un primo tempo scarno, ribadisco ancora una volta, le due occasioni ce l'ha il Milan, col tiro da fuori di Loftus-Cheek e con la palla in mezzo di Rabiot per Nkunku che arriva leggermente in ritardo. E non abbiamo visto altro. E poi diciamo che la mazzata gliela
cioè la partita poi gliela complica Nelson, perché poi al netto di Nkunku che fa quello che deve fare, smarcandosi, andando via la marcatura, ma Nelson non puoi fare una roba del genere. Io ho sentito anche già polemiche, no, ma questi rigori, io sono il primo che vi dice sempre, sì, il rigore, no, deve esserci qualcosa di importante, ma cosa serve lì, ragazzi miei, con due braccia a tirarlo a terra? Ma cosa serve? Non sta andando in porta, non sta andando verso la porta, che poi è un discorso che faceva analogamente con Bastoni in un'altra situazione, in una situazione meno, ovviamente, non sto paragonando i due episodi perché poi qualcuno, no, non li sto paragonando, lì veramente c'è troppo poco, qui c'è tanto, ma allo stesso tempo anche qui non serviva proprio, non c'era nessuna utilità nel commettere quell'infrazione, zero. E poi lì 2-0, partita spianata. Credo che lo stesso Nkunku fosse già il rigorista designato, perché diceva no, gliel'ha data Modric. In realtà Allegri spingeva fatelo battere a Nkunku. Non era andato non era andata bene quando si trattava di voler sbloccare Jimenez, e forse lo stesso Pulisic, non mi ricordo. Nkunku, che poi Pulisic non mi sembra che abbia bisogno di essere sbloccato, Nkunku dal dischetto fa gol e poi trova subito un altro tap-in, anche se poi il terzo è un gol di Modric, che ancora una volta, cioè quando Modric alza il suo livello, e lo fa spesso, lo fa davvero spesso, il Milan viaggia con estrema facilità. Ci sono state partite un po' più complicate per i rossoneri, anche perché Modric non è riuscito a dare la stessa qualità, ragazzi, ci mancherebbe altro, però quando Modric viaggia, il Milan va, e niente, aspettando anche Fulkrug, che guardava la partita, no? Milan, sì, si parla tanto dell'attaccante, forse il Milan, vedendo anche oggi poi De Winter qualcosina, sempre un po', anche se De Winter stesso, no? Classico giocatore che essendo giovane relativamente giovane, deve magari prendere misure altre e potrà migliorare, però oggi sembrerebbe davvero che il Milan in teoria avrebbe più bisogno del difensore che dell'attaccante sostanzialmente. Fatto sta che il Milan si prende momentaneamente anche la vetta della classifica. No, Allegri, il discorso è sempre lo stesso, no? Può risultare noioso vedere alcune partite, alcune impostazioni, può piacere, non piacere, è un discorso che abbiamo affrontato tante volte, ma a livello di efficacia, cioè di quello che richiede e di quello che ottiene, Allegri c'è poco, davvero poco da andare a discutere, ma davvero poco, forse quasi nulla, appunto da dibattere. E va bene, signori miei, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, leccate, se volete iscrivetevi al canale, un grande abbraccio da Neschio.